Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend. Prima di iniziare questo nuovo contenuto verso la partita con il Parma e quindi probabili formazioni, vediamo chi scenderà in campo. Per il nostro Napoli andiamo a vedere anche loro come se la stanno passando e l'infortunio di Lautaro Martinez. Caro Como, approfittane, così di conseguenza noi facciamo il nostro perché dobbiamo fare il nostro e ne approfittiamo dal punto di vista dei punti e la classifica, ma ci arriviamo, facciamo il punto della situazione insieme. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Prima di parlare di Lautaro Martinez andiamo a vedere anche le partite che potrebbe saltare per quanto riguarda l'Inter. Curiamoci il nostro e quindi Antonio Conte avrebbe già deciso la formazione del Napoli da schierare domani al Tardini contro il Parma. Gli azzurri vogliono vincere per blindare il secondo posto in classifica e continuare a mettere pressione per la lotta a scudetto. Secondo le ultime indiscrezioni, Politano torna titolare. Il tecnico leccese dovrebbe proporre lo stesso blocco difensivo e lo stesso portiere vista nell'ultima uscita contro il Milan. Tra i pali quindi ci sarà Savic, mentre la linea a 3 sarà composta da tre mancini, Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. A centrocampo arriva una novità importante sulla destra. Politano rientra dai titolari al posto di Gutierrez, quindi queste sono le ultime. Poi nel caso dovessero esserci ultime decisioni all'improvviso, ecco, a ridosso del match, saremo qui comunque pronti a commentarle anche domani prima che inizia la partita. Conte ritrova Højlund. Conte ritrova Højlund, la mediana sarà completata dalla solita coppia Lobotka-Anghissà con Spinazzola che aggira da mezza alla sinistra. Sulla tre quarti spazio al duo McTominay e De Bruyne, dietro Rasmus Højlund che torna, a differenza della partita col Milan che aveva saltato. Quindi Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera, Politano, Lobotka-Anghissà e Spinazzola, Scott, De Bruyne e Højlund il reparto offensivo. Sono d'accordo nel ripuntare sulla stessa formazione. Ovviamente mi auguro che dal punto di vista offensivo però contro un Parma ci mettiamo in maniera diversa, anche perché a differenza dello schierare contro il Milan una punta adattata come Giovane, torna Højlund e quindi voglio vedere un attimo come ci si mette tra De Bruyne, Scott e Højlund per quanto riguarda la situazione offensiva. Poi torna Politano e quindi diciamo che dal mio punto di vista forse sono troppo critico, ma non sprechiamo un Gutierrez a destra, perché Gutierrez a destra diciamo può adattarsi quanto vogliamo, ma sarai sempre di piede sinistro e quindi in determinate situazioni dallo stoppare la palla, girarti e cercare comunque il compagno libero è diverso che se sei un piede destro e ti ritrovi comunque a dover gestire, ecco, diversamente determinate situazioni. Poi puoi diventare anche il migliore, diciamo, quarto a centrocampo a destra essendo di piede sinistro. Qui non sto sicuramente a sindacarlo, però per ciò che abbiamo visto, almeno io, secondo me Gutierrez non è che ha trovato una grandissima quadra per quanto mi riguarda, anche perché a sinistra è totalmente un altro calciatore, sia dal punto di vista dell'interdizione sia dal punto di vista offensivo, che nel dare una mano alla difesa quando c'è bisogno di rientrare. Detto questo, andiamo a vedere anche le formazioni per quanto riguarda il Parma. Suzuki tra i pali, Del Prato, Circati, Valenti, Bircighi, Ordonez, Keita, Barnabé, Valeri, Strefezza e Ondrejka. Ci sono degli squalificati come Pellegrino, indisponibili Frigan e Cremaschi, e l'allenatore ovviamente lo sappiamo è Carlos Cuesta, che comunque non sta facendo male questo Parma dal punto di vista talvolta delle prestazioni, però è molto altalenante. Ovviamente la squadra è quella che è e noi dobbiamo assolutamente approfittare di questa situazione. Dobbiamo fare 3 punti perché poi l'Inter ha una partita, per quanto mi riguarda, abbastanza complicata, sempre se il Como non torna, cioè torna quello che abbiamo visto non nell'ultima apparizione ma quello che era prima della sosta delle nazionali, anche se comunque dobbiamo sempre tener conto che l'Inter ci metterà tutto, anima, cura e corpo per portare a casa i 3 punti. Non è che dico do per scontato, ecco, che l'Inter comunque possa steccare la partita con il Como, però le probabilità ci possono essere e sono sicuramente maggiori
L'Inter può steccare con il Como e sono minori quelle, diciamo, le probabilità che il Napoli stecchi il match con il Parma, anche se dobbiamo stare completamente sul pezzo e attenzione massima perché poi sottovalutare anche un minimo un determinato obiettivo può portare a catastrofi. Per catastrofi intendo noi ci rimettiamo punti e l'Inter passa con il Como, allora lì sicuramente tireremo un tantino, diremo in barca per quanto riguarda l'inseguimento per lo scudetto. L'infortunio di Lautaro Martinez che pesa e come e peserà per quanto mi riguarda, così come ha pesato l'assenza delle ultime settimane e le ultime partite. Forse è stato schierato troppo presto al rientro dell'infortunio e ci ha rimesso un tantino. Dopo essere tornato recentemente da un infortunio che l'ha tenuto fuori a lungo, Lautaro Martinez si ferma nuovamente. Come rivelato da Daniele Mari, infatti il capitano dell'Inter non ci sarà per il big match di questo weekend contro il Como, ma le sue condizioni sono da valutare anche per i prossimi impegni. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Inter: Lautaro Martinez si è sottoposto oggi ad esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni, anche se ci hanno detto che dovrebbero essere comunque 2 almeno le partite che salterà Lautaro Martinez. Un ritorno tra 15-20 giorni, quindi è in bilico 2 o 3 match. L'Inter ha il Como fuori casa, il Cagliari e poi il Torino, quindi sono 3 partite che non sono assolutamente semplici. Al di là del Como devi sfidare un Cagliari, siamo d'accordo che comunque la differenza tecnica è tanta tra Inter e Cagliari, però è un Cagliari che deve assolutamente fare punti e le ultime 6-7 partite, le squadre che comunque sono in lotta tra virgolette per la retrocessione, il Cagliari sicuramente è lì in bilico, perché poi bastano un paio di partite che stecchi e dietro al limite fanno punti e ti ritrovi in una situazione molto ma molto in bilico, quindi difficile anche la partita col Cagliari. Quella del Torino non dovrebbe avere quasi niente da chiedere alla classifica, però è sempre un avversario che va tenuto d'occhio e ostico per quanto mi riguarda. Il nostro Napoli, ovviamente sappiamo che dobbiamo affrontare il Parma, poi ci sarà la Lazio e la Cremonese, ma tutte e due in casa. Quindi, visto il fattore campo e visto il fortino Maradona in tutta la gestione Conte, sono molto fiducioso. Mi puzza un tantino la partita di domani, ma non perché il Parma potrebbe presentare tantissimi pericoli, perché il Parma, visto nelle ultime partite, comunque non è che abbia tutto questo brio e questa foga offensiva nello schiacciare l'avversario. Però noi dobbiamo fare sicuramente attenzione, perché va gestita una situazione emotiva per quanto riguarda poi questo inseguimento all'Inter. Sono 7 punti, siamo lontani, siamo tutti d'accordo, però nel caso l'Inter non fa risultato in questa giornata e noi facciamo bottino pieno, e allora lì non è che si riapre il campionato, sarà una lotta e una guerra fino alla fine, perché poi a 4 punti il fiato sul collo cominci a sentirlo, e come, anche se da ciò che abbiamo raccolto, abbiamo letto e abbiamo visto in settimana, comunque la paura di questo Napoli che sta risalendo pian piano e sta arrivando ce l'hanno un po' tutti, soprattutto chi è sopra di noi, e quindi chi è sotto pressione è più tenuto a sbagliare di chi deve metterla la pressione, che magari dal punto di vista della concentrazione può restare un tantino sul pezzo in maniera tra virgolette migliore di chi ovviamente fa l'andatura lì davanti e potrebbe calare un attimo, anche se l'Inter si è fermato Lautaro Martinez e siamo tutti d'accordo, ma dal punto di vista realizzativo le armi, le frecce da scoccare, ecco, all'arco sono tanti, i tiri da fuori, c'è questo Çalhanoğlu che devo vedere come sta, perché non è che sta poi al 200%, anche se lo portano schierabile nella formazione titolare. L'Inter comunque può tranquillamente portare a casa la partita con il Como dal punto di vista tecnico, ma se il Como a livello di intensità torna quello che era prima della sosta delle nazionali, e allora ne vedremo delle belle, perché l'Inter sì,
hanno riempito titoloni di giornale, 5 gol, goleata, siamo tutti d'accordo, l'Inter ha strameritato la partita con la Roma, però quando il risultato era ancora un tantino in bilico nel primo tempo, si è abbassato anche per un buon quarto d'ora, 20 minuti, e se ti abbassi e dai campo al Como, il Como di Fabregas può veramente farti male. Questo vale per tutte le squadre di Serie A. Il Como o lo affronti dal punto di vista della determinazione e del ritmo molto alto, altrimenti lo soffri, si riversa nella tua metà campo e perdi punti inevitabilmente. Sarà sicuramente una squadra che dal punto di vista del bilancio della Serie A e questa corsa a scudetto ha del suo, perché poi dobbiamo affrontarlo anche noi, dobbiamo andare anche noi a Como, e quindi potrebbe essere l'ago della bilancia questo Como, ma noi andiamo di partita in partita con estrema calma, aspettando prima il match dell'Inter, che ovviamente dovrà affrontarlo, poi vedremo noi come ci arriviamo, come saremo quando affronteremo il Como dal punto di vista dei punti in classifica, e andremo a giocarcela anche lì. Vedremo il Napoli cosa riuscirà a fare dal punto di vista offensivo, e sono molto curioso contro questo Parma, perché poi contro il Milan avevi, tra virgolette, l'attenuante di non avere la punta titolare in campo per l'acciacco influenzale che ha avuto Højlund prima del match contro i rossoneri. Adesso McTominay e De Bruyne dietro la punta, che è la punta titolare, quindi voglio vedere cosa si è provato in settimana e quali saranno le soluzioni offensive del nostro Napoli. Sempre Forza Azzurri, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao!